Ciao a tutti amici del Leone, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene. Mostrami Leone, tendenze energetiche per amore e passioni di novembre 2024. Wow, abbiamo la carta del mago, nuovi inizi nel mese di novembre, amici del Leone. Con la carta del mago si parla anche di legge di manifestazione o legge di attrazione, quindi se avete manifestato il o la partner ideale, può essere che arrivi, diciamo, qualcuno che si avvicina, ecco, che si avvicina molto. C'è comunque un inizio, un'azione. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Come sempre vi ricordo che le letture sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se voleste completare il messaggio, vi invito ad ascoltare l'ascendente, il segno lunare o, se avete piacere, anche Venere. Per capire come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, trovate il link sotto nella descrizione del video e sempre nella descrizione trovate anche il mio indirizzo email nel caso vogliate contattarmi e i link ai corsi gratuiti presenti sul canale, che sono due: uno è un corso base di tarocchi intuitivi e l'altro è un corso base di metafisica sui chakra. Io comunque inserisco tutte le novità, i corsi, tutto nella descrizione del video. Voi aprite la tendina, poi per ogni informazione aggiuntiva mi potete contattare via mail. Bene. Andiamo a vedere quali sono le energie disponibili, amici del Leone, per amore e passioni per il mese di novembre. E partiamo con un 10 di bastoni. Scusate, di spade. 3 di pentacoli. Abbiamo un 4 di coppe. La regina di spade, un cavaliere di bastoni, sette di spade, fante di bastoni e asso di spade. Allora, molti stanno arrivando da una chiusura. Può essere la chiusura di una relazione piuttosto che la chiusura di un periodo. Adesso andiamo a vedere un po' quali sono le energie, diciamo, in modo generale del mese, e poi andrò a fare i vari esempi single, relazioni diciamo datate, relazioni nuove, piuttosto che relazioni indefinite che non hanno un'etichetta specifica. Allora, partendo da questo 10 di spade, sento che qualcuno nel mese di novembre concluderà un certo tipo di ciclo. Vi dico che con il 10 di spade normalmente è un ciclo di sofferenza, quindi ho come la sensazione che se per caso siete single da tanto tempo è l'ideologia magari legato all'ex piuttosto che alle dinamiche della relazione che verranno lasciate indietro. C'è come una chiusura. Andiamo a vederlo. 7 di pentacoli, imperatore e papessa. È come se si lasciasse indietro un certo tipo di rigidità. Tenete presente che il 10 di spade, appunto essendo di spade, riguarda la mente. Andiamo a vedere il 3 di pentacoli. Abbiamo un carro e un mago. C'è come un movimento con questo carro, uno spostamento, potrebbe essere un viaggio o una scelta che voi dovete
intraprendere, per iniziare qualche cosa. È come se ci fosse un nuovo inizio, lo vedo abbastanza da tutte le parti. Non so se riguarda già l'altra persona o se è un inizio proprio vostro della vostra vita che in qualche modo coinvolge nuove persone o altre persone. Andiamo a vedere il 4 di coppe. Cavaliere di coppe. Potrebbe anche essere una nuova conoscenza durante un viaggio o durante qualche tipo di progetto, convegno, mi dicono convegni. Allora, cavaliere di coppe e 9 di bastoni. Andrei a vedere anche la regina di spade. 2 di spade. È come se potrebbe dico, arrivare, come se potesse, in italiano, potesse arrivare un qualche tipo di proposta, un qualche tipo di offerta, di chiacchiera, di comunicazione. Ho come l'idea che come vi posso spiegare? Vi farà cadere le braccia ma in modo positivo, cioè del tipo no, vabbè, mi arrendo. Però in modo positivo, una cosa del tipo che la devo accettare. Due di spade e 9 di coppe. Io credo che questo nuovo inizio comporti delle responsabilità e probabilmente qualcuno farà luce, secondo me, su certi temi e voi non potrete più fare a meno di non vederli. Vi dico, se fosse una persona nuova che proprio, cioè, ve lo dice, voi non potete più far finta di non vedere questa persona, ehm, sì, perché ho proprio la sensazione che potreste rifiutare qualche tipo come dire, ok, no, 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 non ho voglia di cambiare, sto tanto bene così, lasciatemi stare, non ho voglia di altre responsabilità, sapete? E invece potrebbe essere un qualche cosa di positivo, potrebbe, e qui sì che potrebbe. Andiamo a vedere il cavaliere. Vi dico potrebbe perché ho già guardato tutto il resto della stesa, ovviamente. E c'è questo 7 di bastoni qua che non mi piace per niente. Allora abbiamo un 2 di bastoni per spiegare il cavaliere di bastoni. Due di pentacoli e fante di bastoni. Perché qui ho come l'idea che c'è qualche cosa che non vi convinca tanto. Si parte dal chiudere un qualche tipo di situazione o con qualche ruolo per, diciamo, dare il passo a qualche cosa di nuovo, se vogliamo. Però in un certo senso è come se non siate ancora tanto sicuri, potreste rifiutare certe verità che vengono a galla. Andiamo a vedere anche il 7 di spade. Qua devo capire se le bugie sono le vostre o di qualcun altro. Perché qui effettivamente avete un 2 di spade, che è una carta che mi parla di qualcuno che non vede. Asso di bastoni e mondo. Mm. Io credo che
se questa comunicazione di cui ci parla il Cavaliere di Coppe arriva proprio da chi vorreste voi, ho come la sensazione che ci sia una qualche distanza che voi non stiate prendendo in considerazione. Può essere una distanza fisica, può essere una distanza culturale, può essere una distanza di età, di religione, mi dicono. Andiamo a vedere il fante di bastoni. Tre di pentacoli che si ripete e sette di spade che si ripete. Scusate, vado a vedere anche il lasso di spade perché qui gatta ci cova. Sole e sette di bastoni, sì. Allora, cari amici del leone, partiamo dai single e soprattutto per i single questo messaggio che sento. Potreste dover affrontare un certo tipo di percorso. Per qualcuno appunto si tratta di rilasciare il passato, per qualcun altro di mettersi in qualche cosa di nuovo, potrebbe essere un ruolo, potrebbe essere qualche responsabilità nuova e durante questo percorso, processo, potreste effettivamente incontrare una persona nuova, che però non vi convince del tutto, come se vi dicesse delle cose e poi le lasciasse un po' così per aria, no? Avete due volte sette di spade, fate attenzione, io qui non sento niente di buono, sinceramente. Anzi, a vederla tutta, sembra che agli inizi sia una persona che c'è, è presente, ha voglia di fare, sembra una super persona e poi in realtà, mano a mano che trascorrono i giorni durante il mese, sento che tenderà a non prendersi responsabilità questa persona. Quindi se già voi siete in un vostro momento dove siete carichi e conoscerete questa persona, magari vi farebbe piacere organizzare qualche cosa, non prendetevi anche il carico dell'organizzazione di quel qualche cosa, lasciate la palla all'altro o all'altra. Ok? Perché qui ho come la sensazione che ci saranno ho l'idea che vi prometteranno mari e monti solo a scopi ludici. In realtà poi sento come se ve ne rendeste conto e ad un certo punto metterete un limite. Ok? Il lasso di spade è una di quelle carte che taglia e sento un po' come se dicesse no ma va bene, anch'io sono attratta da te, però conosciamoci come amici prima, vediamo come combiniamo insieme e terrete un po' a bada l'altra persona. Se avete qualcuno in testa, sento che più o meno come l'idea che l'energia non sia proprio trasparente e cristallina neanche in questo caso, anche perché ho come la sensazione che siete due persone completamente diverse. Scrivetemelo nei commenti. Può anche essere che vi abbia già chiesto di uscire questa persona o abbia come gettato un amo che voi avete rifiutato proprio perché non vi convince molto, ma secondo me fate bene perché fino a quando ci sono solo le parole, mancano i fatti, è meglio prendere tempo. Nel caso siate in coppia, allora se la coppia è di lunga data, allora, se per caso avete dei sospetti sul vostro o la vostra partner, potrebbero essere fondati. Se avete sospetto che si veda con qualcun altro, vi dico che ci potrebbe essere un fondo di verità o comunque dei buoni presupposti perché questo accada nel mese di novembre. Il punto è che vi renderete conto, ok? Questa cosa verrà alla luce. Nonostante potrebbero raccontarvi cose per farvi abbassare la guardia, per farvi star tranquilli.
Però giustamente avete la regina di spade, ok? Qui non si tratta di quello che provate e in effetti il mese ha tante spade, asso di spade qui, 7 di spade qui, abbiamo una regina di spade qui, un 10 di spade qui, quindi è tanta mente. E con la regina di spade si tratta di fare semplicemente una valutazione dei pro e dei contro. Non è in discussione il sentimento che proviate voi nei confronti dell'altra persona o l'altra persona nei vostri confronti, ma qui si tratta di integrità all'interno della relazione. Cosa si vuole costruire? Devo dire che ad un certo punto parlerete chiaro, ehm, ho anche l'idea che per qualcuno, soprattutto se la relazione è in crisi da un po', tra il 10 di spade iniziale e l'asso di spade finale, sento che nel mese di novembre si potrebbe effettivamente arrivare a dire, senti, come coppia non funzioniamo, magari restiamo amici. La carta del sole mi rappresenta l'amicizia o comunque la relazione platonica, piuttosto pulita, diciamo, no? E diversamente, se comunque la relazione è che sento che c'è qualche cosa che non torna questo mese tra voi e l'altro, e voi mangerete la foglia, cioè nel senso ve ne accorgerete, e da lì potreste effettivamente tirare fuori temi un po' piccanti da gestire più che altro, non perché il tema in sé sia piccante, però magari sono quelle questioni un po' scomode da dover chiarire. Se siete in una relazione indefinita, o magari a tre, io ho la sensazione, ragazzi, che qui vi siete un po' stufati di aspettare che le cose prendano un certo tipo di piede. Magari siete in una di quelle relazioni dove continuano a dirvi, ma questo non lo posso fare, piuttosto che aspettiamo che arrivi quel momento lì, magari che i bambini sono non lo so. Ehm, è come se continuassero a raccontare cose per posticipare qualche cosa. E io ho la sensazione che qua anche non vi andrà più bene, è quel raccontarvi delle cose solo per darvi il contentino, per farvi stare lì tranquilli, calmini. E anche no. E sento che in questo caso l'energia sarà un po', no, ok, boh, basta, con sette di spade. Stai per conto tuo, sto per conto mio, rimaniamo amici, condividiamo dei momenti, però a un certo punto è meglio saperlo se con te non si costruisce niente, no? Perché voi avete come quest'ideologia di costruire, ehm, potrebbe anche esserci un discorso legato ad una casa per qualcuno, quindi andiamo a convivere, però è come se l'altro, appunto, non concretizza, o l'altra, non concretizzasse, non si andasse avanti, non facesse, diciamo, la sua parte. E quindi forse vi renderete conto nel mese di novembre che è meglio conoscersi ancora un po', studiarsi ancora un po' prima di fare un passo così importante. Però ho una forte sensazione del fatto che non so se siete voi o se potrebbe essere l'altra persona, qualcosa verrà taciuto per amor di pace. O è come se venissero, mi parlano di bugie bianche, anche se poi alla fine le bugie sono bugie, però mi parlano di bugie bianche, quindi sapete quelle bugie che dicono essere innocue, ehm, a fin di bene, poi a fin di bene di chi bisogna vedere. Va bene, andiamo a vedere degli oracoli, vediamo che cosa vi dicono. Guardate, nei tarocchi di Osho, il sette di spade è chiamato giochi politici ed è un signore che mette una maschera. E qui parla di qualcuno che non sta dimostrando i suoi veri sentimenti, di qualche cosa che è nascosto,
di delusione, di gaslighting, di qualcuno che vi dice una cosa che poi in realtà è un'altra. Guardate, a novembre lo sento tantissimo, avete 2 volte il 7 di spade, però vedo anche che voi sarete scaltri nel beccare le bugie. Quando qualcosa non ci convince, quello è il nostro intuito. Magari razionalmente non lo sappiamo spiegare, anzi, magari razionalmente siamo quelli che cerchiamo delle giustificazioni a questa incomprensione, e ma magari non mi chiama perché ha avuto da fare, ma magari non mi chiama perché ha perso il numero, e magari non mi chiama per X. No, la verità è che non è interessata a questa persona. E qui è un po', era un esempio, e qui è un po' la stessa cosa, il fatto che perché il gaslighting ce lo possiamo anche autofare, no? Nel senso, non voler riconoscere che una cosa è andata così e raccontarcela e dirci, cambiare un po' la storia, no? Vendercela per non riconoscere che ci siamo sbagliati, che questa persona non è interessata a noi. Devo dire che nonostante tutto sarà un ottimo momento per prendere consapevolezza e ricominciare con nuove regole, con nuove verità, con nuovi mattoni. Sia che sia una relazione nuova, sia che sia un nuovo inizio all'interno di una relazione già esistente. Andiamo a vedere ancora un angelo. Bambini, la tua vita amorosa viene influenzata dai bambini. Potrebbe anche essere, ragazzi, che uno dei due ha figli e non lo ha ancora comunicato all'altra persona. Se lo vogliamo vedere anche da un altro punto di vista, qui potrebbe esserci qualcuno che magari non vuole bambini o vuole bambini e insomma vuole comunicare questa realtà all'altra persona. Perché sento che uno dei due o ha già espresso il fatto che non ne vuole, o come se non se ne è parlato, magari non se ne possono avere, non so. C'è un qualche cosa che è inerente. Può essere i bambini che voi avete creato, piuttosto che il bambino interiore all'interno di ognuno di noi, quello che noi abbiamo assorbito quando eravamo bambini. Mm? Fatemi sapere nei commenti a che cosa fa riferimento per voi. Per sostenere il canale potete mettere like, iscrivervi o condividere il video. Spero comunque che la lettura vi abbia dato degli spunti di riflessione interessanti, ragazzi, fatemelo comunque sapere nei commenti. Se volete iniziare un percorso di crescita con me, vi basterà scrivermi un'email oppure abbonarvi al canale. I titoli dei video sono pubblici, quindi potete consultare le playlist con le copertine lilla, così vi rendete conto dei temi che vado via via trattando. Detto questo vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!